Ciao, io sono Vincenzo e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Tai Chi, introduzione al Tai Chi Chuan a cura del maestro Enrico Randi. Il maestro Enrico Randi ha vissuto più di 7 anni in Cina per studiare il Tai Chi stile Chen ed ha avuto l'onere e l'onore di essere stato accettato come discepolo interno dal gran maestro Liu Hu, diventando così rappresentante dei maestri di stile Chen della 13ª generazione della famiglia Chen. In queste chiacchierate andremo ad affrontare temi riguardanti la storia, la filosofia e la pratica del Tai Chi, allo scopo di chiarire il più possibile tutto ciò che lo riguarda. Ciao a tutti, eccoci alla seconda puntata di Tai Chi, anche oggi qui con il nostro maestro Enrico Randi. Ciao Enrico, oggi di cosa parliamo? Grazie Vincenzo. Allora, in questa seconda puntata andremo ad approfondire ulteriormente la storia del Tai Chi. Come abbiamo detto nella prima puntata, il Tai Chi è stato inventato all'interno del clan Chen da questo ex ormai generale dell'esercito Ming, ex comandante dell'esercito Ming, di nome Chen Wanting. Chen Wanting, c'è da dire che già il clan Chen anteriormente aveva già un sistema di arte di combattimento chiamato la box dei 108 pugni lunghi, delle quali c'è rimasto pochissimo e che comunque negli archivi della famiglia Chen si sa che c'era appunto questo, il clan Chen già prima di Chen Wanting praticava questo tipo di combattimento, con queste regole di combattimento della box dei 108 pugni lunghi. E sicuramente Chen Wanting, conoscendo appunto questo stile, ha preso sicuramente spunto da questo metodo per creare il suo nuovo metodo del Tai Chi. Le altre fonti di ispirazione, diciamo, da cui ho preso spunto Chen Wanting per inventare appunto questo nuovo stile del Tai Chi, sono il Tao Te Ching, dove è il libro scritto da Lao Tzu in cui è espressa la filosofia del Dao e del Daoismo, che come dicevamo per via della traslitterazione obsoleta è conosciuto ancora come Taoismo. In realtà si dice Daoismo seguendo il sistema Pinyin. Poi un altro libro è sicuramente I Ching, il grande libro dei cambiamenti, famosissimo anche quello in tutto il mondo, è sicuramente uno dei principali pilastri della filosofia cinese. E un altro libro è Huang Di Neijing, che è la base su cui la medicina tradizionale cinese ancora oggi si sviluppa e prende spunto. Però di questi diciamo delle sue fonti di ispirazione andremo a parlare in un'altra puntata, quando approfondiremo i legami fra la filosofia cinese e il modo di vita, la filosofia cinese, i legami appunto fra la filosofia cinese e il Tai Chi. Adesso continuiamo a incentrarci sulla storia, andando a parlare dei principali maestri che si sono susseguiti, rappresentanti della famiglia Chen. Non parlerò di tutti i maestri che si sono susseguiti nelle varie generazioni Chen, perché a parte che di molti sono andati perse diciamo molte informazioni e tracce, quindi si sa solo il loro nome, chi erano i loro discepoli, chi erano i loro maestri, ma non si sa tanto di più della loro vita, e in parte perché andrò a citare e a parlare brevemente di quelli che hanno ancora un'influenza fondamentale sul Tai Chi che pratichiamo oggi. Quindi il primo che andrò a citare è il maestro Chen Changxing. Maestro Chen Changxing, nonostante probabilmente molti di voi sarà la prima volta che sentono il loro nome, però è diciamo relativamente famoso anche perché è stato rappresentato in dei film, per esempio nella trilogia From Zero to Hero, che è un film che appunto parla del Tai Chi Chuan, che è ambientato a Zhangjiakou e che parla appunto in maniera diciamo abbastanza fedele, anche se un po' fantasiosa, diciamo, però parla abbastanza fedele dello svolgimento del Tai Chi a quell'epoca,
c'è appunto il maestro Chen Chang-Sing, è il protagonista principale, nel quale nel film ovviamente è un combattente bravissimo, però non è, diciamo, del tutto campatinare, nel senso che anche nella realtà lui era un combattente molto forte. Perché andiamo a citare Chen Chang-Sing? Perché praticamente lui è quello che ha riorganizzato le routine e le forme che venivano praticate a quell'epoca. Chen Chang-Sing è nato nel 1777 ed è morto nel 1853 d.C. ovviamente, quindi ha riorganizzato le routine che venivano praticate allora, che erano costituite da 3-5 movimenti, erano routine molto corte, ce n'erano tante, le ha organizzate in 2 routine principali in cui sono contenuti tutti i movimenti che prima erano separati in tante diverse forme. Queste 2 forme sono Laoja Ilu, prima vecchia routine, e Laoja Arlu, seconda vecchia routine. E sono le stesse che vengono studiate e praticate oggi. Quindi ha avuto un impatto molto forte sul mondo del Tai Chi odierno, perché è quello che ha codificato, non le ha inventate questa volta, le ha solo riorganizzate dei movimenti che prima erano divisi in varie forme, le ha riorganizzate in solo 2 forme, però ha riorganizzato questi movimenti in queste 2 forme, che sono le 2 forme che vengono insegnate tutt'oggi. Quindi praticamente ha modellato il mondo odierno del Tai Chi Chuan. Un'altra, diciamo, influenza che il maestro Chen Chang-Sing ha sul nostro mondo del Tai Chi moderno, un'influenza fortissima, è che uno dei suoi discepoli era Yang Luchan. Chen Chang-Sing era rappresentante della 14ª generazione dei maestri di Tai Chi stile Chen, quindi Yang Luchan, come suo discepolo, è diventato rappresentante dei maestri della 15ª generazione del Tai Chi stile Chen. Yang Luchan, anche questo probabilmente sarà un oggetto di una puntata successiva, è stato quello che ha fondato lo stile Yang, il Tai Chi stile Yang, lo dice il nome, no? Yang Luchan, lo stile Yang. Invece Chen Wanting, lo stile Chen. Lo stile Chen e lo stile Yang sono i nomi dei maestri che l'hanno inventato. Quindi il maestro Yang Luchan ha inventato lo stile Yang dopo aver imparato lo stile Chen. Ha inventato lo stile Yang. Come è andata? È una storia un po' rocambolesca di come lui abbia fatto per imparare lo stile Yang, eccetera, ma quello, come ho detto, lo andremo ad affrontare in un'altra puntata. Qui quello che è importante capire è che il maestro Chen Chang-Sing ha riorganizzato le forme ha costruito le forme che oggi vengono praticate oggi, e il suo discepolo è quello che ha fondato lo stile Yang, che è lo stile di gran lunga più praticato in tutto il mondo, che conta milioni, decine di milioni, forse addirittura qualche centinaio di milioni di praticanti in tutto il mondo. Un altro maestro diciamo che ha lasciato il segno nella storia del Tai Chi è il maestro Chen Fa-Ke. Chen Fa-Ke è nato nel 1887 ed è morto nel 1957, quindi ci stiamo già avvicinando ai giorni nostri, non si sta più parlando della preistoria. E il maestro Chen Fa-Ke ha ideato, diciamo, non si può dire realmente inventato, perché anche qui lui ha preso dei movimenti che già in parte, almeno in parte, esistevano, però lo ha ideato le altre 2 forme, che sono quelle che tutti oggi devono imparare, che sono la Xinjia Ilu e Xinjia Arlu, nuova forma numero 1, nuova forma numero 2. Quindi tra Chen Chang-Sing e Chen Fa-Ke sono state, diciamo, codificate queste 4 forme: vecchia 1, Laoja Ilu, vecchia 2, Laoja Arlu, nuova 1, Xinjia Ilu, nuova 2, Xinjia Arlu. Queste 4 forme sono le 4 forme dello stile Chen. In queste 4 forme sono compresi tutti i movimenti possibili e immaginabili. Poi dopo uno le può prendere, riarrangiare, fare una forma da 10, da 20, da 5, da quei movimenti che vuoi. Però tutti i movimenti sono compresi in queste 4 forme, che quindi sono le 4 forme fondamentali che vengono insegnate tutt'oggi. E le Xinjia, le nuove, sono state fatte da questo Chen Fa-Ke. Sono state insegnate ai maestri odierni. Per esempio il maestro del mio maestro, Wang Xian, che è ancora vivo, che vive appunto a Zhengzhou, aveva come maestro
il figlio di Chen Fake, Chen Jiaokui, che è nato nel 1928 ed è morto nel 1981. Il maestro Wang Xian è nato nel 1944, quindi si sono incontrati tranquillamente per una quarantina d'anni in vita, e questo maestro Chen Jiaokui, che è il figlio Chen Fake, è quello che ha insegnato le forme ai maestri principali odierni, cioè praticamente è quello che ha insegnato le forme a quelli che ce le hanno insegnate a noi. E su Chen Fake vorrei dire un'altra cosa, perché era una persona veramente, veramente incredibile, e le sue doti di combattente sono diventate famosissime in tutto il mondo, perché praticamente l'arte del combattimento del Tai Chi, come le altre arti marziali tra l'altro, non venivano usate negli scontri fra gli eserciti. Negli scontri fra gli eserciti quello che conta è l'artiglieria, la polvere da sparo, i fucili, che già in Cina, non dimentichiamoci che erano stati inventati nel Novecento, quindi voglio dire, sono già tanti anni che lì stanno usando le polvere da sparo, l'hanno incominciato a usarle nelle guerre 600 anni prima di noi. Quindi diciamo non erano utilizzate queste cose negli scontri fra eserciti, ma erano principalmente, la loro funzione principale era quello di difendere i cittadini dalle incursioni dei banditi, perché c'erano praticamente queste zone, diciamo, in cui l'esercito faticava a coprire un territorio così vasto, e si creavano queste sacche, diciamo, di bande di banditi che vivevano saccheggiando i villaggi. Cioè loro aspettavano che finisse il raccolto, quando il raccolto era finito, che c'erano i granai pieni, che c'era tutta la roba da prendere, loro andavano là, uccidevano, saccheggiavano, rubavano tutto quello che potevano rubare, ritornavano sul loro monte in collina e passavano l'inverno, diciamo, in quel modo lì, per poi ricominciare l'anno dopo. Quello è il modo in cui vivevano queste bande, che oltre al danno ovviamente del fatto che ti rubano, il danno principale è che dopo te rimani senza tu per l'inverno, e quindi non solo quelli che ti ammazzano eccetera durante la razzia, ma quelli che muoiono poi di fame, perché sono le cose che tu hai coltivato, se le sta mangiando un altro. Quindi erano molto importanti per la sopravvivenza, diciamo, di questi villaggi, la capacità di potersi difendere, di sapersi difendere. E c'era una banda, appunto, nel 1914, c'era una banda grossa di qualche centinaio di persone che praticamente stava seminando distruzione e terrore in tutta quella zona lì della contea di Wenshan, dove c'è appunto Chen Fake da solo è andato nella roccaforte dei banditi, e nessuno sa come, perché ovviamente non c'era la troupe televisiva che faceva le riprese eccetera, nessuno sa come, però quando lui è tornato indietro, il leader della banda era morto, cioè lo ha ucciso con una pertica di bambù. Lui non si sa come abbia fatto, perché era da solo in questa diciamo roccaforte piena di banditi, e probabilmente l'avrà sfidato e lui ha accettato la sfida, non si sa. Comunque il fatto sta che lui, quando è tornato indietro, il capo dei banditi era morto. Morendo il capo dei banditi, la banda si è sciolta e praticamente la regione ha avuto i 10 anni, 15 anni di pace. Non c'è bisogno di dirlo, ovviamente tutti erano super contenti di questo, e sono fatti, diciamo, strettamente documentati, perché le autorità locali gli hanno dato dei riconoscimenti, e diciamo sono cose scritte sui libri amministrativi, contabili delle autorità dell'epoca, che come sappiamo i cinesi avevano inventato la scrittura tantissimi anni fa, e l'avevano inventata apposta per poter tenere dietro a tutte quante queste cose, no? Diciamo, dal punto, la molla che ha fatto nascere la scrittura in tantissime civiltà è la molla burocratica, per scrivere tutto quanto quello che succede, e soprattutto per scrivere tutto quanto quello che le tasse, chi ha pagato, chi non ha pagato, ma non solo, anche quello che succede nella regione. Quindi questa diciamo atto incredibile di Chen Fake, perché non è un film, cioè
è successo nella realtà è ben documentato dall'amministrazione dell'epoca. In più, l'anno dopo, nel 1915, un best seller della rivista di arte marziale americana l'ha eletto eroe marziale dell'anno nel 1915, appunto per questa impresa incredibile che aveva compiuto. Questo per dire chi era Chen Fa-ke. Ok, andando avanti nel discorso, appunto c'è Chen Zhaokui, suo figlio, che ovviamente ha imparato da lui, quello che ha insegnato le Xinjia, le nuove forme ai maestri odierni, che sono quelli che ce le hanno insegnate a noi. E poi c'è un altro maestro da citare, che è il maestro Chen Zhaopi, che è nato nel 1893 e è morto nel 1972, quindi quell'altro 81, questo 72, nel 1972 stiamo arrivando, diciamo, vicino ai giorni nostri, ed è rappresentante della 18ª generazione, che è stato quello che ha insegnato le Lao Jia, le forme antiche, ai maestri odierni. Quindi le forme nuove ai maestri odierni le ha insegnato il figlio di Chen Fa-ke, Chen Zhaokui, e il maestro Chen Zhaopi gli ha insegnato le forme antiche, le due forme antiche. Perciò ovviamente anche lui ha avuto un forte impatto sul Tai Chi che facciamo oggi, perché è quello che ha insegnato a quelli che ci insegnano. Questi grandi maestri sono i grandi maestri del passato, che pur essendo gli ultimi morti non tanto tempo fa, comunque sono morti. Invece i maestri principali che hanno imparato appunto da loro e viventi sono principalmente 4, quelli che sono ancora al mondo. C'è Chen Xiaowan, Chen Zhelei, Wang Xian e Zhu Tianchai. Questi sono i 4 maestri principali, appunto ancora diretti discendenti della famiglia Chen, che hanno imparato appunto da gente del calibro di Chen Fa-ke, Chen Zhaokui e Chen Zhaopi, e che praticamente sono stati eletti dal governo cinese come i guerrieri di Buddha, e gli è stato dato il nono Duan, diciamo il ranking delle arti marziali. C'erano tante arti marziali, il Duan, in giapponese si chiama Dan, in cinese si chiama Duan, però è lo stesso. Gli hanno dato il nono Duan, che sono gli unici al mondo che ce l'hanno, e ovviamente gliel'hanno dato d'ufficio, non è che hanno dovuto fare qualche esame, che quello si sa già, lo sono loro quelli del Tai Chi, quindi gli hanno dato il nono Duan, rendendoli di fatto praticamente come i guardiani del Tai Chi stile Chen tradizionale. Questi quattro gran maestri diciamo hanno ancora come base Chen Jiago. Ormai sono diventati super famosi, vivono in giro per la Cina, sono richiestissimi, soprattutto ultimamente, perché non dimentichiamoci che queste persone hanno vissuto una vita, diciamo, non sotto i riflettori, famosi, sono diventati, diciamo, famosi anziani, cioè oltre 50-60 anni. Prima erano dei contadini che quando avevano tempo facevano Tai Chi. Adesso invece sono diventati gran maestri che ti possono chiedere 1.000 euro per fare 3 giorni di workshop, e a quei workshop ci vanno centinaia di persone, forse qualche volta anche migliaia di persone. Quindi sono diventati, all'interno della Cina sono delle celebrità, fuori dalla Cina sono famosi per chi li conosce, cioè, diciamo, nell'ambiente sono i più famosi di tutti. Il mio maestro di riferimento è Wang Xian, perché è il maestro del mio maestro, il che fa sì che lui sia come, diciamo, mio nonno in pratica. Lui è rappresentante della 11ª generazione dei maestri di Tai Chi stile Chen, Wang Xian. Il mio maestro è rappresentante della 12ª generazione dei maestri di stile Chen, e io sono rappresentante della 13ª generazione in quanto discepolo del mio maestro. Diciamo che qui siamo arrivati al giorno d'oggi. Siamo arrivati al giorno d'oggi con lo sviluppo dei vari maestri, e questi 4 sono quelli guardiani, sono i guerrieri di Buddha, sono il Tai Chi praticamente. Per avere più diciamo nomi, per avere più possibilità, per avere più nomi e più possibilità di capire come si è svolta il progresso della generazione dei maestri di Tai Chi, si può consultare l'albero generazionale dei maestri di stile Chen, l'albero generazionale dei maestri di Tai Chi in generale, l'albero generazionale dei maestri di Tai Chi, in cui c'è il maestro discepolo, una continuità diretta che parte da Chen Wanting,
l'inventore del Tai Chi, e arriva fino ad oggi, agli ultimi maestri del giorno d'oggi, per esempio come me, che sono della 13ª generazione, ma ce ne possono essere ancora. Io per esempio ho preso una discepola e lei è della 14ª generazione, e quindi sì, siamo arrivati alla generazione numero 13 e 14, e tutto ciò è lo sviluppo di tutto ciò si può vedere attraverso l'albero generazionale dei maestri stile Chen. Dove si trova questo albero genealogico? Dove possiamo vederlo raffigurato? Dunque, l'albero genealogico generalmente è raffigurato in parecchi libri, solo che il problema è che l'albero genealogico è abbastanza complesso, nel senso che per esempio solo il mio maestro ci avrà una quindicina di discepoli, e quindi si fa fatica dopo anche, diciamo, logisticamente a fare questo albero, quando ci devi mettere migliaia e migliaia di nomi. Diventa una cosa impossibile, e quindi praticamente diciamo che in ogni libro che trovi un albero genealogico in cui il passato è uguale, ma nel presente vengono citati solo i maestri propri di riferimento. Io per esempio, quello che ho fatto nel mio libro, ci ho messo solo il Wan Xian come discepolo, il mio maestro, e come suo discepolo io. In realtà Wan Xian avrà probabilmente qualche centinaio, forse qualche migliaio probabilmente di maestri, e il mio maestro ne ha una trentina, capito? Nel senso, l'albero viene ridotto all'osso il più possibile in base alle tue linee guida, quindi in diversi libri l'odierno è diverso, invece il passato è lo stesso. Ok, grazie Enrico, davvero tutto molto interessante. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata. Scriveteci i vostri commenti, le vostre domande, e rimanete con noi per le prossime puntate. Ciao a tutti.